Benissimo, benvenuti a questo incontro. Scusate il ritardo, ma come sapete in questo momento è complesso girare per Lucca e per la Toscana in generale. Siamo qui con Garth Ennis, che ovviamente conoscete alla perfezione. Io sono Luca Valtorta di Repubblica, abbiamo avuto l'onore di pubblicare un'intervista con lui sul nostro settimanale culturale che si chiama Robinson, e poi qui insieme a me c'è Luca Bitonte, regista, e Alessandro Preda che con Luca ha organizzato, hanno fatto insieme un bellissimo documentario e organizzato la bellissima mostra che potete vedere qui a Lucca. Io so che questo è un Press Cafè, per cui le domande tendenzialmente le fate voi, siete qui per questo, quindi magari chiederei semplicemente una piccola cosa prima, brevissima, ai curatori del film e della mostra, come è nata quest'idea e come l'avete realizzata andando proprio a trovare Garth Ennis a New York. So, I've been sabotaged. The first question is for the two curators of the exhibition, and basically it is, how did this idea come to your mind, and how did you develop it, going to New York, meeting Garth? Comincio io, Luca? Certo, No, te no. Devo tenere privilegiato, ok. L'altro giorno pensavo a cosa avrebbe detto il me stesso ragazzino all'idea di andare a New York, conoscere Garth, trascorrere del tempo con lui e organizzare insieme a Luca una mostra e poi un documentario, e il me stesso ragazzino avrebbe speso i propri soldi per farcelo, avrebbe pagato di tasca sua. Poi mi sono detto no, non è vero, perché anche oggi farei esattamente la stessa cosa, quindi anche il me stesso adulto avrebbe fatto la stessa cosa. So the other day I was asking myself, what would my kid self say about going to New York, Non esageriamo, kid, ero già, insomma, my young self, about going to New York, going to meet Garth, to prepare an exhibition on his work with Lucca. What would he say? And I answered myself that my young self would pay of his own money to do this kind of thing. Then I stopped by, I reflected and said, that's a lie. My present self would pay to do this thing. Scherzi a parte, è stato un onore grandissimo per il quale ringrazio Lucca Comics Games e Luca per avermi voluto con sé. È stato un progetto che è stato la chiusura di un percorso da lettore appassionato di Garth durato letteralmente una vita intera. But jokes apart, I want to give a gigantic thank you to Lucca Comics, because it's been a wonderful project. They wanted me on board, Lucca that wanted me on board with him, and it's been a project that is the sum up of an entire lifetime of reading Garth and being a fan of his. Luca? Sì, stessa cosa, è stata quando ci è stata data l'opportunità di poter progettare o mettere in pratica, insomma, una mostra su Garth. In primis ho vissuto un momento di ho detto, è la realtà o no? Si è dimostrata vera, ci siamo messi, è stato un lavoro, sì, tecnicamente ci abbiamo impiegato 2 anni a tirare le somme di una mostra del genere, ma come dice Alessandro è un progetto che è cominciato forse 35 anni fa, per quanto mi riguarda, quindi è stata un'esperienza incredibile. La mostra è cresciuta da sola mentre la curavamo, ci ha detto come voleva essere curata, ci ha spiegato un po' di retroscena lei stessa, si è chiarificata con noi, è arrivata a essere una mostra che ha coinvolto 16 artisti praticamente, con una selezione di base di più di 250 opere, poi ridotte a 150 perché la sala che ci hanno dato, seppur grossa, non era abbastanza grossa, Alessandro. E il Palazzo Ducale non aveva sale più grandi? No, e neanche forse più raffinate di quella, però per noi è stata veramente una cosa impressionante. Abbiamo voluto dividerla
abbiamo voluto rendere omaggio all'interno di una mostra, di un percorso espositivo anche, abbiamo costruito un pub, un piccolo pub dove non ci sono birre reali, però l'atmosfera è quella di un pub. Abbiamo costruito delle strade dandogli dei nomi che si riferiscono all'arte di Garth. Abbiamo costruito un piccolo cinema dove abbiamo anche avuto il supporto degli attori italiani. Volevo ringraziare Guglielmo Favilla che si è prestato a dare le voci ai nostri personaggi, alle storie che abbiamo selezionato dei cicli di Garth Ennis. Anche questo non è stato facile, ma le storie ci hanno chiamato a loro volta, vero Alessandro? Okay. So for me it is basically the same. I was having a thorough reality check when they asked me to do this work, and I said to myself, is this happening for real? And just like for Alessandro, this was the sum up of it's a project that lasted 2 years in its actual making, but it's a project that is lasting to me 35 years at least. And the possibility to build up this exhibition has been followed through in time, and the exhibition developed itself on its own. It started clarifying itself to us, and it's been some sort of like a living thing, we can say. And it grew together with us during the project, and we made it on a base selection of 250 works from 16 artists. Now we have in the exhibition 150 because we got the biggest room, and the biggest room couldn't fit all 250. It's the biggest, it's the more elegant room in the building, but this is the best we can get. And we managed to recreate in this room. We managed to recreate roads with names that draw inspiration from the work of Mr. Ennis. We managed to recreate a small cinema where there is a screening of an editing of this of panels from the story dubbed by Italian actors, and we even managed to recreate a small pub. There are fake beers on the table, but the atmosphere is quite well rendered, and this is what we created in these 2 years of work, and we really enjoyed it, and we really loved to work together with Alessandro. Don't you? Voglio solo sottolineare che le birre sono davvero finte, perché c'è chi ha provato in modo particolarmente insistente a staccarle dal tavolo, sono incollate e sono finte. Sembrano vere, ma non lo so. I like to underline that the beer are really fake. They're glued to the table. No matter how you try, they will not get in your hands, and you will not be able to drink them anyway because they're fake. They're really fake. I tried. No. Ci ho provato. Benissimo, faccio solo una breve domanda a Garth per introdurre e poi lascerò lo spazio a voi. La prima domanda appunto è un po' d'obbligo, visto che siamo a Lucca, so che non è mai stato qui, è la prima volta in assoluto, quindi voglio chiedergli tanto se ha visto questa mostra e poi come stanno andando questi primi giorni a Lucca. Ecco. So, brief introductory question to you. We know that it's your first time in Lucca. We know that we just spoke about the exhibition on your works that there is in Duke's Palace. So did you have occasion to see the exhibition? You said you tried beer. And more in general, how do you feel like these first days of the festival? How are you getting along with the atmosphere, with everything, basically? Well, I must say I'm having a fantastic time. I found the exhibition absolutely charming. It's a real walk down memory lane for me. And the festival in general has been a wonderful experience. Lots of nice people, lots of interesting things to do, plenty of food and booze. Really, it couldn't be better. I mean, we're only 3 days in, and it's one of the nicest comic conventions I've ever been to. Il festival mi piace tantissimo, mi sto divertendo tantissimo, la mostra è incredibilmente affascinante, è una vera passeggiata lungo il viale della memoria e sì, tornando all'atmosfera di questi giorni è fantastica, mi sto veramente
prendendo del tempo in maniera godibilissima, l'ambiente del festival è eccezionale, abbiamo... funziona? It works. Abbiamo, con mia moglie, andiamo in giro, vediamo cose fantastiche, incontriamo persone fantastiche, cibo e bere sono fantastici, e questo è probabilmente, sicuramente, uno dei più bei festival del fumetto a cui io abbia partecipato. Benissimo, lo ringraziamo, direi, per l'apprezzamento. In effetti rispetto ai Comic-Con americani credo che sia un'atmosfera molto molto diversa. Prego, lascio a voi, il primo è lui, mi sembra, non so se c'è un microfono, immagino di sì, se no falla pure a voce. Salve, parte di noi Red Games. Volevo sapere come era stato lavorare con Seth Rogen e Van Goldberg sull'adattamento di serie come The Voice e Preacher, se è soddisfatto del lavoro svolto dagli showrunner e se è soddisfatto di come hanno sviluppato e ampliato i concetti che lei ha creato con le sue fantastiche idee nelle sue serie. Grazie. So the question was, how has it been working with Seth Rogen and Van Goldberg on the adaptation of your works? If you're satisfied with the rendering in TV series of your work, and if you're satisfied with the expansion, with the changes that have been brought to your already fantastic work. I should say that I do not work directly with Seth and Evan. How it works is, in both the case of Preacher and The Boys, is they kind of set the thing up, and then a showrunner, Sam, Caitlin on The Boys, and on Preacher, and Eric Kripke on The Boys, then actually did the practical work to make it happen. I'm perfectly happy with both. My priority is that they would last as long as possible and continue to sell my books and keep. And that's not just from the commercial point of view. That's to keep my story current. In both cases, Preacher and The Boys have now found, I'm talking about the books here, have now found audiences beyond anything I could have hoped for. Without those shows, both would have done what seals on things like that do, which is this. Instead, suddenly they've shot up. So yeah, that's my main priority, and they've succeeded admirably in both cases. Thank you very much. E devo dire la verità, non ho lavorato direttamente con Seth, con Van. Loro hanno tracciato la strada, poi gli showrunners si sono preoccupati di far andare il progetto. Io sono molto soddisfatto di quello che è successo, di quello che abbiamo, del lavoro che si è ottenuto. La mia priorità è far sì che questo duri il più a lungo possibile, continuare a vendere i miei libri, ma non è solo una faccenda commerciale, economica, è per mantenerli attuali, mantenerli presenti. Se non ci fossero stati gli show, inoltre i miei libri avrebbero fatto le loro vendite, avrebbero fatto la consueta gaussiana, e invece con gli show abbiamo visto che c'è stata questa gigantesca rampa verticale. Detti per le tre attitudini, Massimo Maugeri, la domanda è, il mondo è cambiato, appunto, parlando di continuità dei personaggi, soprattutto qualità dei personaggi. Qual è il personaggio che è invecchiato peggio fra i suoi, secondo lei, rispetto al mondo? Grazie. So the world has changed, we see it every day. And speaking about changes, in your works, which is the character that grew all the worst in comparison to the changing world? The character that grew worse in comparison? That is not standing the change in time. Oh, I see. That doesn't really fit. It might actually be Preacher. For all the grotesquerie and horror and violence in Preacher, it is actually a very idealistic story in terms of its view of America, its view of friendship, its view of the relationships between people. It is ultimately an American myth
a road movie, a western, and it's possible that with some of the things we've had to face about America in the last 10 to 15 years, it perhaps just doesn't apply anymore, and it has truly become a western because it's a myth of the American past. Probabilmente quello che è invecchiato peggio, che ha resistito, che non è più così contemporaneo, è Preacher, perché Preacher è un idealista, è il mito americano, è un western, un horror, è grottesco e non è più così adatto ai tempi, non è più così contemporaneo con quello che abbiamo visto accadere negli ultimi 10-15 anni negli Stati Uniti. Quello che Preacher è ormai è praticamente solo un western, è rimasto il mito americano, ma non ha più quella attualità che aveva. And of course it was also a 90s story, and I don't know about you, but I had a lot of fun in the 90s. I think the world, certainly the Western world, was generally a vastly more entertaining place than it's become. E c'è anche da aggiungere che è una storia degli anni 90. Io non so voi, ma io mi divertivo un casino negli anni 90 e penso che il mondo fosse molto molto più divertente in quell'epoca. Ok, forse qui davanti. Alessandro Mercatelli, Serie Radio Base. Volevo sapere, tralasciando gli adattamenti televisivi che sono un linguaggio a parte rispetto al fumetto e richiedono appunto un adattamento, se invece c'è tutta la sua lunghissima carriera un compromesso che ha dovuto accettare che ancora gli è rimasto sul groppone. So, let's not talk about adaptation for TV, because an adaptation, the word says it, is a changing the language where you express the way you express things. But remaining true to your work, has there been some compromise that has been hard to swallow, that you still think about it, you in a way regret, or you still are not completely at peace with? Do you mean in terms of one of the TV adaptations, or do you? No. Just generally. Just your work. Oh boy, surprisingly little. Even on Preacher, which was done for DC, who can be a very cautious company, there really wasn't that much. When Preacher was a monthly comic, it had a letter column, and I did the letter column. I just got everybody's mail and printed the most entertaining ones and said outrageous things. And that was probably where I got censored more than anything I've written in a story, because DC said that because it was the letter column, it was the voice of the company. It didn't matter that it had my name in the end. It was the voice of the company. That was where I regularly found what I was writing getting chopped to pieces, but ultimately it was the letter column, so who cares? Sorprendentemente pochi, persino Preacher, che era pubblicato da DC, che è una casa editrice parecchio cauta in quello che pubblica, ha avuto veramente poco, se non nulla, DC ha avuto veramente poco, se non nulla da ridire. L'unica cosa in cui ho subito un pochino di censura, se vogliamo chiamarla così, era la colonna della posta, la pagina della posta. C'era la posta dei lettori su Preacher, io leggevo le lettere, rispondevo, sceglievo le migliori, le più divertenti, rispondevo, e lì mi rendevo conto che quello che scrivevo era spesso tagliato, rimontato, però non era quella era la pagina della posta della DC, anche se c'era il mio nome, la pagina della posta di DC, quindi lo trovavo in fondo accettabile, non era il mio vero lavoro, che invece era trattato molto meglio. So among the things I was sent and tried to print in the letter column but couldn't were at least 2 separate recipes for the preparation of human flesh for human consumption, a detailed and very well written story. A guy told us about having 4 helpings of spaghetti bolognese at an all-you-can-eat buffet, and then what happened afterwards. And possibly my favorite, a guy who attempted to circumcise himself with a scalpel, some cotton wool, and a bowl of ice. And what happened to him.
And I can remember the editor saying, you can't print this because it isn't funny. And I said, could you just trust me that it is? But sadly, no. Tra le cose migliori che io avrei voluto pubblicare in questa pagina apposta che non ho potuto, avevamo ricevuto 2 distinte lettere con ricette per la preparazione e il consumo di carne umana. Una lettera in cui un ragazzo spiegava che aveva mangiato 4 porzioni di spaghetti alla bolognese with meatballs, con le polpette, e quello che era successo dopo, ovviamente. La storia di un ragazzo che aveva tentato di circoncidersi con un taglierino del cotone e una bottiglia di ghiaccio, e quello che era successo dopo, ovviamente. E mi hanno detto che non potevo pubblicarle. No, Garth, non sono divertenti. No, ragazzi, fidatevi, sono divertenti, però non se ne è fatto nulla. Ok. Veronica, da Passion for Fun, e buonasera. Le sue opere coinvolgono spesso la sfera del lato più violento dell'uomo, come piacere, Hellblazer, The Boys, eccetera. In che modo cerca di raccontare la natura dell'uomo tramite il conflitto e la violenza? So your story are often portraying the violent side of man. How do you try to portray the nature of man with conflict and violence? Really by being hopefully as honest as possible, by accepting that it is a violent world, that it's important to be honest about the effects of violence, not just physical, but the effects on the world generally. This is something I said this morning. I feel that if I was writing for children or young teenagers, I would feel a responsibility to write about empowerment, to write about a better world, an idealistic world. But because I feel like I write for adults of all ages, I feel like I'm free to write about life the way it is. And violence is a big part of that, and I see no reason to sugarcoat it or try to deny its nature or its being a vital part of life. Quindi, cercando di essere il più onesto possibile al riguardo. La violenza c'è, bisogna accettare onestamente con se stessi che questo c'è, è parte del mondo, rendersi conto che c'è, gli effetti della violenza non solo nell'immediato della fisicità della violenza, ma in tutto il mondo. Se fossi un autore per bambini mi preoccuperei di scrivere storie che abbiano una motivazione, che abbiano una morale, che abbiano qualcosa di diretto per questo tipo di pubblico, ma scrivo per adulti di ogni età, ma adulti, quindi non c'è un bisogno di indorare la pillola. Posso permettermi di raccontare la vita per quello che effettivamente è. Hi guys, Callum Cornish, Daily Express, big fan. You said you were more or less satisfied with Preacher and The Boys and those kind of adaptations, but are there any stories that you've written that you'd perhaps not be keen to see adapted to the big screen, small screen, or maybe even apprehensive if someone came and pitched it to you? Thanks. Hai detto che sei soddisfatto degli adattamenti che abbiamo avuto per Preacher and The Boys, ma si dice anche che tu non fossi proprio entusiasta, che non fossi intenzionato a vedere queste storie portate sul piccolo e il grande schermo, e che non fossi proprio entusiasta alla gente che ti approcciasse per farlo. I think the ones I would want to see adapted most are probably also the ones I'm most apprehensive about. For those reasons, and those would be some of my war stories. I'd be fascinated to see adaptations, say, of The Night Witches or Sara or some of the other war stories, but I'd be nervous about them getting Hollywoodized. Some very, very good war movies have come out of Hollywood, but some pretty bad ones have come out as well. And given that we're talking about things that happen to real people, I
I would probably be more nervous about things going wrong in that department than any other. I feel a real responsibility when I write war fiction to try to get at the truth of what happened and to honor the memories of the people who fought and served. Where things to go wrong in the way we're talking about here in those stories, then, and I would have my name on the results, I would be extremely nervous about the results. Tra le mie storie ci sono delle storie che in effetti avrei piacere di vedere trasportare su schermo e al tempo stesso sarebbero le stesse per cui avrei più timore che questo succedesse, e sono le mie storie di guerra. Amo le mie storie di guerra, trovo che Night Witches, Sara sarebbero degli ottimi film, però ho il terrore di vederli, se mi passate il termine, hollywoodizzati. Hollywood ha tirato fuori grandissimi film di guerra, ma ha tirato fuori anche roba parecchio brutta. Ecco, io quando scrivo le storie di guerra mi piace scrivere delle storie degli uomini che l'hanno fatta, sono storie reali, e cerco di fare onore alla memoria di queste persone. Ecco, nel momento in cui io vedessi il mio lavoro su uno schermo e vedessi che qualcosa è andato storto in questo tipo di rappresentazione, vedere il mio nome in fondo a quel lavoro mi renderebbe parecchio nervoso. Example, I wrote a graphic novel called Dreaming Eagles, which is about the Tuskegee Airmen, the African-American fighter pilots who flew for the US Army Air Force in World War II, and who had to overcome prejudice at home and fight the Nazis at the front. I tried to be as honest as possible about what they achieved and what they were up against. Now, there's a movie called Red Tails that came out about 5 to 10 years ago, which I didn't think it dishonored the memory of the Tuskegee Airmen by suggesting that they did things that they didn't. It didn't besmirch their reputation, but I felt that it failed to catch what they were all about by reducing the actions they took part in to almost a Saturday morning cartoon. Which I don't think does anyone any favors, and I use that phrase because I believe that is what the producer George Lucas specifically asked for. I think they deserve better than that. Per fare un esempio, c'è una mia storia, Dreaming Eagles, in Italia, se è uscita in Italia, Dreaming Eagles, o anche in Italia, che parla di questo gruppo di piloti di caccia americani, afroamericani, che sono andati a combattere i nazisti, che hanno superato i pregiudizi contro di loro in patria e sono scesi in campo, scesi in combattimento contro la Germania. Questa è una storia di cui poi si è vista una rappresentazione. Can you tell the name of the title of the movie? Red Tails. Red Tails. Red Tails, yeah. Come in Italia? Red Tails. Red Tails, scusate, chiedo perdono. Red Tails ha parlato della stessa storia e non ha fatto giustizia a questi uomini, non ne ha infangato la reputazione in nessun modo, attenzione, però non ne ha reso giustizia perché per come la vedo io ha reso le loro avventure, le loro battaglie un cartone, serie di morning cartoon, ha detto un cartone del sabato mattina, ha minimizzato, ha ridicolizzato la faccenda, e sono sicuro che questo è quello che è stato chiesto da Lucas, che era il produttore. Io uso questo come esempio perché questo è quello che è stato chiesto, sono sicuro che è stato voluto fare così, e questo è un esempio di quello che non vorrei che succedesse. Okay. First, I have a present for Garth. Yeah. Well, my name is Daniel Caster. Is my name, journalist and writer. Thank you. And I need to know how was born the best comic book serie and character was Preacher, and if DC Comics put your limits about the story, or let you completely liberty to make everything about Preacher. Allora, io avevo bisogno di sapere, volevo sapere come è nato il personaggio migliore dei fumetti, che è Preacher, e volevo sapere anche se DC ti ha dato completa libertà o se ti ha messo qualche paletto, qualche limite nello sviluppo della storia. Well, as I said earlier, I was mostly given
creative freedom on Preacher. At that time, all of the Vertigo books, the imprint that Preacher was created for, were kind of, we were all finding our way as we went along, because there had never really been a mainstream imprint for adult comics before, and we were the DC, as well as people like myself, Neil Gaiman, Grant Morrison, Jamie Delano, Pete Milligan, we were all sort of slowly finding out exactly how far we could go. So there was a word here, a line there, but there was nothing particularly memorable. There's nothing that stands out in my mind where I go, damn it, I wish I'd been able to do that. So it was really an evolutionary process, but it was a fairly easy-going one. Come dicevo prima, in realtà non ci sono state grosse imposizioni. Eravamo, tra l'altro, uscivamo all'epoca per Vertigo, non direttamente per DC, e era un periodo in cui gente come me, come Grant Morrison, come Neil Gaiman stavano lavorando su questa cosa, stavamo scoprendo via via un processo di crescita della pubblicazione di storie per adulti, e ognuno stava scoprendo il proprio spazio, i propri limiti. E tornando a me, non ricordo che ci sono stati degli scambi, abbiamo discusso, ma non ricordo che ci siano stati particolari freni, non ricordo qualcosa in particolare che mi abbia lasciato come se fossi riuscito a fare così, perché tutto sommato mi hanno dato abbastanza libertà come creatore di fare quello che avrei voluto. I do remember that, as an example, at the same time as Preacher, Grant Morrison was doing a book called The Invisibles, and there was some material early on in The Invisibles, a plot line involving the Marquis de Sade, in which I think Grant was quite heavily censored. And what was ironic about that was, after rewriting The Invisibles to remove all this material and the artwork by Jill Thompson being censored, Grant then saw Preacher and wondered, and saw what Steve and I were getting away with, and wondered what the hell was going on, that he was being censored while we were apparently being given free rein. But that's just an example of how we were all finding our way. Yeah. Cito ad esempio un episodio per Grant Morrison, che stava scrivendo una storia, Gli Invisibili, in cui c'era un frammento relativo al Marchese de Sade che fu massicciamente censurato, pesantemente, e quando Grant finì di riscrivere la storia, che vedeva questo episodio, che vide le tavole di Jill Thompson censurate, quando finì questo processo vide quello che io e Steve eravamo riusciti a fare con The Preacher, e si domandava che diavolo fosse andato storto nel suo caso, perché noi eravamo riusciti a avere pubblicate delle cose che a lui non sarebbero state permesse in quel caso. Andrea Antonazzo, fumettologica, vorrei sapere chi è per te Frank Castle, The Punisher. So the question is, who is to you Frank Castle? Who is Frank Castle? He's most obviously a creation of the 70s, a vigilante character inspired by characters like Mac Bolan, the Executioner, Dirty Harry, the Death Wish films. I see Frank as a kind of personification of vengeance, that each writer is free to direct wherever they like. So while I, in the Punisher Max book, generally had him going up against the Italian mob, the Italian-American mob, who I think were the original killers of his family. I also set him loose on certain elements in the American military-industrial complex, Wall Street, really alongside his traditional enemies. I wanted to show that there was crime and wrongdoing everywhere. Innanzitutto, chiaramente Frank Castle è un figlio degli anni 70, è un vigilante, ne viene da personaggi come Mark Bolan, come Dirty Harry, e è probabilmente la personificazione della vendetta, e è questa personificazione che ogni autore
muove come ritiene più opportuno. Per esempio nel mio caso l'ho usato per combattere la mafia italiana, la mafia italo-americana, ma che penso siano gli originali assassini della sua famiglia, ma anche mi è capitato di scatenarlo contro certi ambienti militari, certi ambienti industriali dell'America. On a more abstract level, he's perhaps a personification of the old that line, I think, by John Dryden, "Beware the fury of a patient man." He, I see him in this sense as being like a kind of a natural catastrophe, like a volcano or an earthquake or a tropical storm. He's something that happens when the pressure builds up and things get worse and worse and worse, and then one day you look out the window and there's that silhouette on the horizon, and you know that bad times are coming and things will never be the same again. A un livello più metaforico credo che Frank possa essere la personificazione della frase, sorry, what was the phrase from? I think it's John Dryden. Probabilmente John Dryden, che disse attenzione alla furia dell'uomo paziente, alla rabbia, alla furia dell'uomo paziente. Io vedo Frank come una sorta di catastrofe naturale, di evento naturale apocalittico, un'eruzione vulcanica, un terremoto, un maremoto, un qualcosa che succede quando la pressione aumenta e a un certo momento succede qualcosa. C'è il momento in cui tu guardi dalla finestra, vedi il cielo all'orizzonte e capisci che qualcosa di grosso sta per succedere, che il mondo non sarà poi più lo stesso. Fabrizio Forchi, Radio Impronta Digitale. Non ti sto bocciando, no, ok, scusa. Mi chiedevo se con l'arrivo di James Gunn a gestire il DC Universe cinematografico ci potrebbero essere più possibilità di vedere Hitman arrivare sul grande schermo o su una serie TV, e se le piacerebbe che questo potesse succedere o se magari ne sta già parlando. The question is with James Gunn that is now handling the DC Cinematic Universe, would, in your opinion, there would be, in your opinion, more chances to see Hitman on screen, whether it is the large screen or the small screen? And would you like to see it happen? Oh, sure, I'd like to see it happen, and I think, judging by some of the work he's done on, for instance, Peacemaker, James Gunn would very definitely be the right choice. But I have given up trying to anticipate or guess what is going to be adapted. I think the whole thing, the whole question is so arbitrary, and tastes seem to ebb and flow in so many different directions that you're as likely to see it as not. And I really have no sense of how likely it is to happen. I will say this: one stumbling block for Hitman could be the same as it is for the Punisher: guns. That could be a problem. Ma sì, probabilmente mi piacerebbe e penso anche che James sarebbe la persona migliore per farlo, però devo dire la verità, ho smesso di pensare, anche semplicemente di pensare a cosa potrebbe, cosa non potrebbe essere adattato, perché è davvero qualcosa che non riesco a prevedere, non si riesce a prevedere. Ci sono gusti altalenanti, ci sono fashion as well. Ci sono mode, ci sono una quantità di fattori che non riesco e a cui ho deciso di non interessarmi alla fine. Posso pensare però che potrebbe esserci un problema per Hitman, che sarebbe lo stesso problema che ci sarebbe per il Punisher, e sono le armi. L'uso delle armi sarebbe decisamente un problema. Sì, Emilio Cirio, Spazio Bianco. Nel fumetto statunitense ci sono tante coppie, autori, disegnatori. Se io penso a Garth Ennis penso sempre a Steve Dillon, e volevo chiedere appunto come era nata tra loro la collaborazione, un ricordo, che cos'era che accendeva questa collaborazione unica. So if I think of American comics, what I can think about is couples, author, artist, and thinking of the obvious couple is
Garth Ennis, Steve Dillon. So I want to ask how did it start? What was the spark? And what was igniting every time that you were working together? The spark was sitting up very late one night in 1990 with a bottle of whiskey and talking about what we thought comics could do, what they could achieve. Short answer is anything. A little more detail. We were thinking about perhaps reality with a twist is what we wanted rather than outright fantasy. Even with the success of a great many adult comics, you were still seeing a lot of heavily fantasy influenced comics like Sandman, which is a sort of gothic fantasy story. We wanted something a little more down to earth. La scintilla, quello che fece iniziare tutto è stata una chiacchierata a notte alta, nel quale dalla notte davanti a una bottiglia di whisky, in cui ci siamo chiesti che cosa si poteva fare, quali risultati avrebbero potuto raggiungere i fumetti. E la risposta breve era qualsiasi. Se volete posso aggiungere qualche dettaglio, e soprattutto quello che volevamo raggiungere noi era raccontare la realtà con un piccolo colpo di scena, perché ci sarebbe piaciuto avere dei fumetti che raccontavano la vita, che erano molto più calati della vita reale. All'epoca si vedevano molti fumetti che avevano una massiccia dose di fantasy, di fantascienza. Penso ad esempio ai fumetti di Gaiman, che erano massicciamente fantasy, mentre a noi sarebbe piaciuto avere qualcosa di profondamente immerso nella realtà. As to how we actually worked together, it was largely a question of instinct and trust. Each of us trusted the other to get on with the job. I trusted Steve to tell my story, and he trusted me not to overload him with detail. People are sometimes surprised when I say this, but we very rarely talked about work. When we met up, which we frequently did, we talked about pretty much anything, but because our working together was such a natural process, there was really very little discussion required. Il nostro lavorare assieme era comunque basato su un mutuo rispetto e fiducia. Io ho piena fiducia nel fatto che Steve portasse su carta le mie storie, e lui aveva fiducia nel fatto che io non l'avrei sovraccaricato di dettagli. E la gente si stupisce quando racconto che quando ci incontravamo con Steve, il che succedeva effettivamente spesso, parlavamo pochissimo di lavoro, perché parlavamo di un sacco di altre cose, ma parlavamo poco di lavoro perché non ce n'era bisogno, perché avevamo questo tipo di intesa quasi istintiva che ci portava a appoggiarci naturalmente al lavoro dell'altro senza avere il bisogno di discuterne. Alessandro Villa di Fantasy Magazine. Nei giorni scorsi, raccontando del tuo inizio, del tuo percorso, hai detto che influenzati è stata soprattutto la lettura da giovane di fumetti di guerra, che ti hanno poi spinto ad approfondire la storia militare e poi a preparare i tuoi fumetti. D'altra parte il tuo lavoro, il primo lavoro importante, è Troubled Souls, ambientato nell'Irlanda del Nord, dove sei nato e cresciuto. Quanto ti ha influenzato crescere in un paese dilaniato da un conflitto, dai Troubles, in modo così acceso nel tuo percorso, nella scelta dei tuoi temi? So you said the other day you were talking about your beginning, your first your upbringing in terms of comics, and you grew up with war stories from the British comic scene, and they eventually sparked in you the fascination, your hunger for a story, for knowing the story, for a military story, and they led you to write your own war stories. Your first work, let's say your first important work, is Troubled Souls, that is set up in Northern Ireland where you lived. So how much living in a place that was the scenery of a conflict, the troubles back then, influenced your work, your narrative, your stories? How much of it ended up in what you did? Yeah,
I think rather than anything specific, growing up on the edge of the Northern Ireland conflict, and I must emphasize the edge because I grew up in a quiet, middle-class suburban area that was not directly affected by the Troubles. But I think growing up on the edge of that bred in me a certain cynicism about the way the world is. I realized slowly growing up in the 70s and 80s that this was a conflict that no one cared enough to try to stop, that the thing would simply rumble along with its steady daily, weekly death toll, and there would be no major effort to put an end to it. It was easier for all concerned to simply manage the conflict rather than try to solve it. I was asked this morning. Another aspect, of course, is of this perhaps bleak view, this cynicism that it bred in me was, I'm suspicious of government power, but I'm equally suspicious of people with causes, with grand causes. I said this morning that I think we all see Star Wars at an impressionable age, and we get a kind of we develop certain romantic associations with the word rebel. We shouldn't. Revolution is a bloody, nasty business, and very rarely does the good guy come out on top. Non c'è qualcosa di particolare che posso associare a questo, ai Troubles, piuttosto una sensazione generale che ho ricavato dal viverne a immagini, in realtà, perché io vivo in un'area piuttosto quieta, un'area suburbana della media borghesia, per cui non ero davvero toccato direttamente dai Troubles, ma quello che posso averne ricavato è stato una sorta di cinismo nel crescere, nell'osservare negli 70 che quello era un conflitto che sarebbe semplicemente continuato perché nessuno aveva nessun interesse a porvi una fine. C'era un conto delle vittime che sarebbe andato avanti quotidianamente, settimanalmente, con un certo ritmo piuttosto stabile, e questa visione piuttosto amara, piuttosto cinica, mi venne dal fatto che realizzavo che era più facile che chi ne era coinvolto preferisse gestire il conflitto piuttosto che terminarlo. Avevo capito che stava funzionando così, e assieme a questa visione così cinica e amara ho sviluppato un certo sospetto nei confronti del governo e dei governi, e al tempo stesso un certo sospetto nei confronti di chi ha grandiosi ideali. Noi abbiamo visto tutti quanti Guerre Stellari a un'età in cui eravamo piuttosto impressionabili, abbiamo sviluppato un'idea estremamente romantica del ribelle, ma la rivoluzione è qualcosa di brutto, di grosso, sanguinoso, e è raro che i buoni ne escano fuori vincitori. Ci sono altre domande? No? Una là in fondo, e poi credo che ci siamo. Parlando di personaggi vincitori, la domanda è: c'è ancora posto per un vero personaggio epico nei tuoi lavori futuri, in quello che pensi di voler realizzare e non hai mai realizzato? Grazie. So we were speaking about the good coming out on top, coming out as winners. And speaking about winners, is there room in your work, in your future work, for some really epic character to come out? I suppose it depends what you mean by epic. I do have long-term plans for a series of graphic novels about the British Royal Air Force in World War II. The Battle of Britain, the Battle for Malta, the Battle of the Rhineland towards the end of the war. Those are going to be epic in size, if not in nature. Perhaps they'll suffice. Dipende da cosa intendi per epico.
mi viene in mente che per esempio io ho un progetto a lunga scadenza di una serie a fumetti sull'aviazione britannica, sulle battaglie che si sono sviluppate nella seconda guerra mondiale, la battaglia Battle of Britain, la battaglia d'Inghilterra, la battaglia di Malta. The third one was Battle of the Rhineland. Battle of the Rhineland? Yeah, Germany. Ah, ok, la battaglia sul Reno in Germania, e sarà un qualcosa effettivamente di epico, se non nel contenuto, quantomeno nella dimensione. Grazie. L'ultima domanda, credo. The myth of the superhero was kind of deconstructed back in the late 80s by people like Alan Moore, Frank Miller. You then did even more so of that in the late 90s, early 90s with things like The Voids. 20 years on, are we due another deconstruction of the superhero? What does it look like, and where do you think it's coming from? Who should we keep an eye on? Sorry. Go ahead. Il mondo dei supereroi è stato decostruito, è stato demolito all'origine da personaggi come Alan Moore, poi ci sei stato tu con The Boys, e 20 anni dopo stiamo per assistere a un'altra demolizione. What should we expect for? It was the question. Yeah, are we overdue? Should there be another one now? And where is it coming from? Who should we keep an eye on? So, a questo punto sono passati 20 anni, dobbiamo aspettarci un'altra demolizione. Chi la farà? Chi se ne occuperà? Cosa farà? In a way, I'm the wrong person to ask, because I am not a keen observer of this industry in general, or the superhero genre in particular. The sense I get is that nothing unique to comics about this, is that people are now really having superheroes represent whatever they need and want them to represent. It doesn't really matter what side of the political divide you're on, you'll make your heroes mean what you want them to mean. So perhaps we're at a point where those characters are too dear to too many hearts for another deconstruction to take place. As to who might do such a thing, if it did happen, again, I don't know. The impression I have is that the genre survives the various deconstructions because people continue to grow up with and love those characters. I'm not aware of anyone entering the industry or who's entered the industry in the last 10 years or so who has the same sort of weird left of centre suspicion about them as people like Alan Moore, myself, Pat Mills on martial law, and so on. I mentioned Grant Morrison earlier. There's a writer who has certainly done his share of deconstruction, and yet it's quite clear that superheroes are very, very dear to his heart. So I don't think he's going to be pulling them apart anytime soon. Allora, devo dire la verità, non seguo tantissimo, non sono proprio appassionato del genere, non seguo tantissimo la scena, quindi non saprei rispondere alla domanda, sono probabilmente la persona peggiore a cui fare questa domanda. Però posso dirti, da quello che vedo intorno, che i supereroi al momento sono diventati ciò che la gente vuole che siano, cioè ognuno ha sviluppato la propria visione del supereroe, il proprio eroe è diventato una cosa estremamente intima, per cui non importa da quale lato della barricata politica tu ti ponga, il supereroe significherà quello che tu vuoi. E al momento la gente, probabilmente siamo arrivati a un punto in cui la gente ama troppo i supereroi perché qualcuno possa permettersi di fare un'altra decostruzione, un'altra demolizione di questo genere. Mi chiedevi chi avrebbe potuto farlo. Io al momento non ho visibilità di nessuno che stia entrando o sia entrato da poco nel settore, che abbia quell'approccio che potevamo avere a persone come me, come Alan Moore, come Pat Mills, che avevano questo tipo di approccio, che hanno fatto poi questo lavoro. Avevo menzionato prima Grant Morrison, è un ottimo scrittore, ma ama troppo i supereroi, non è sicuramente una persona che potrebbe farlo.
quindi non credo che avremo qualcosa del genere, perché i tempi non sono decisamente maturi e ormai c'è troppo amore per i supereroi. Faccio io un'ultima domanda, perché il tempo purtroppo stringe, prendendo un po' spunto da questa, nel senso che in realtà per quanto riguarda proprio il fumetto, in questo periodo i supereroi in tutto il mondo stanno scendendo brutalmente in termini di vendite, quindi c'è forse in realtà in qualche modo una crisi di questa concezione. Che cosa ne pensi di riguardo? So speaking about the love for the superheroes, the figures for sales are actually showing a decline in superhero comic books all over the world. So, would you think that this means there is a crisis of the scene, in a way? Ideally, yes, it would. But ideally, we would then see superheroes replaced by many other genres. We would see comics becoming what they are supposed to become, exploring multiple other genres the way any other art form does, the way you have movies, TV shows, novels, plays, poems about everything. Something tells me that that won't be the case just yet, although if you want, maybe you can examine the sales figures and tell me otherwise. I'd be delighted to be proven wrong. Yeah. Idealmente sì, idealmente questo dovrebbe succedere, dovremmo vedere che i fumetti si evolvono, iniziano a esplorare un sacco di generi, iniziano a occuparsi di tantissimi argomenti come già fanno il teatro, la letteratura, la poesia, e è qualcosa che uno si aspetterebbe da una qualsiasi forma d'arte che succeda. In realtà voi non credo che questo succederà, voi potete guardare i dati di vendita e dirmi che mi sto sbagliando. In realtà non ho un grande interesse a sentirmi dire che mi sto sbagliando. E l'ultimissima cosa che riguarda il futuro, ne avevamo già accennato nella nostra conversazione, l'ultima notizia è che lui è stato chiamato a fare James Bond, forse anche in virtù di quello che aveva fatto con Jimmy Buster. Ecco, è bizzarro, no? Che sia stato preso per questo, per cui è quello forse il motivo, oppure... So, last question about the future. You've been called to do James Bond. Mm-hmm. Likely, possibly, because you work on Jimmy Bastard. Do you think that could be the reason for which you have been selected? I like the idea, but no. In fact, I was first asked to write James Bond about 10 years ago. And for one reason or another, I just didn't take on the job. Jimmy's Bastards is, I think, very obviously a parody of the more outrageous Bond movies. The James Bond comics are based on much more on the character from the Ian Fleming novels, who, if you've read those books, you'll know is a rather nastier, darker character than the guy in the movies. And so therefore he suits me down to the ground. Mi piace l'idea, ma no. Mi hanno chiesto di fare Bond 10 anni fa e più di 10 anni fa non l'ho fatto fino adesso perché non è stato un progetto che sono riuscito a seguire. Jimmy Bastard è in realtà una satira, una parodia del più eccentrico, del più assurdo dei James Bond che vediamo nei film. Quello che è il mio James Bond, a cui sono molto più legato, è un James Bond più aderente alla narrativa di Fleming, è un personaggio oscuro, è cattivo, è molto diverso da quello che abbiamo visto ritratto nei film, lo sento più vicino. To give you an example, you'll see when you read the story, my James Bond story, in the third issue, someone tries to kill James, and he does something unspeakably awful to them involving, I'm not going to go into details, but involving a spacesuit. And it occurred to me when I wrote this scene that if this was the movie Bond, someone would have done that to James and he would have had to have gotten out of it.
but because it's the Bond of the novels, he gets to do it to someone else. That's the difference. Per esempio c'è per farvi un esempio, nel terzo volume c'è qualcuno, adesso non andrò troppo nei dettagli, che is doing the thing with the spacesuit, that Bond to another character. He does it to someone else. Ok, Yeah. che fa, tenta di fare qualcosa di terribile con una tuta spaziale a un personaggio della storia. Ecco, in quel momento ho realizzato che se fosse stato un film l'avrebbe fatto a Bond, nel fumetto ci si può permettere che lo faccia un altro personaggio. Grazie mille a Garth Ennis anche per aver portato la realtà. Grazie a tutti.